Luca De Biase, giornalista di Nova, Il Sole 24 Ore. Il lavoro cambia come cambia l'economia, la tecnologia, il modo di essere delle persone nella società, con l'introduzione naturalmente di intelligenza artificiale, machine learning, robotica. Tutto il mondo della manifattura è destinato a cambiare e sta già cambiando da peraltro parecchio tempo. Quello che si dice di solito è che molti lavori spariranno, ma soprattutto che la gran parte si trasformeranno e dovranno diventare più creativi oppure più empatici, cioè le cose che le macchine fanno peggio di noi. L'innovazione in generale non toglie i posti di lavoro. Abbiamo visto negli ultimi 2 secoli una acceleratissima innovazione che ha consentito di lavorare a una popolazione che è passata da 1 miliardo nell'Ottocento a 7 miliardi oggi, quindi l'innovazione ha generato molti posti di lavoro. L'innovazione crea posti di lavoro, certamente modifica il lavoro e crea nuovi posti di lavoro mentre mette in discussione vecchi posti di lavoro, se no che innovazione sarebbe? Prossimamente cresceranno comunque i posti di lavoro tecnologici, quelli che riguardano la scrittura di software, la conoscenza degli strumenti dell'intelligenza artificiale, dei big data, della sensoristica, della robotica. L'Italia in particolare è uno dei 4-5 paesi che sviluppano automazione industriale, robotica per la fabbrica, per la produzione, e questo tipo di produzione ha assolutamente a sua volta bisogno di software e di hardware specializzato, quindi lavori di questo tipo. È evidente che nelle grandi trasformazioni tutte le forme di tutela che andavano bene nei sistemi produttivi precedenti vengono messe in crisi, ma quando una società comprende la sua trasformazione, ricostruisce delle forme di tutela, specialmente se c'è una cultura orientata a comprendere le conseguenze di quello che si fa in maniera profonda. Il cambiamento che stiamo vivendo è ulteriormente approfondito e accelerato e empaticamente sentito perché dal 2008 ci sentiamo in crisi e siamo effettivamente in una fase del ciclo negativa. L'Italia ha perso prima il 10% del PIL per poi recuperare un poco, ha perso il 25% della sua produzione industriale. Questa è una fase negativa del ciclo. La chiamiamo crisi, in un certo senso lo è, ma in realtà a me viene più da, giocando sulle parole, chiamarla crisalide, perché non finisce quando riprende il ciclo positivo, ma finisce quando ci siamo trasformati.